Ciao a tutti, amici dell'Aquario. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche per la seconda parte di maggio 2022. Sono letture generali, quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un oroscopo più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. Sotto nella descrizione del video, aprendo la tendina, trovate la mia mail nel caso voleste contattarmi o nel caso voleste prenotare una consulenza telefonica con me. Ho attivato il numero di telefono, ma per prendere appuntamento bisogna comunque scrivermi un'email. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche, grazie, molto veloce. La forza, amici dell'Acquario. La forza parla di coraggio, parla di effettuare delle scelte. Qui c'è qualcuno che deve trovare il coraggio per andare avanti, per affrontare una scelta. Magari si può anche trattare di coraggio nel esercitare, se vogliamo, quello che è la forza di volontà, perché questa carta parla anche di quello. Andiamo a vedere che messaggio vi vogliono dare. Ok, con gli oracoli. Carta numero 48. Pronti. Siete pronti. Qualunque sia il vostro dubbio, la vostra scelta, il vostro tipo di percorso, il bivio di fronte al quale vi state trovando, le carte vi dicono che siete pronti. E poi abbiamo serendipità, carta numero 18 e carta 48. Praticamente serendipità fa riferimento a quello che sono gli avvenimenti fortunati, a quelli che sono le sincronicità che l'universo sta mettendo in atto per voi, per migliorare la vostra vita. Parla comunque di fortuna. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Per gli amici dell'Acquario. Ok. Allora, abbiamo 7 di coppe, 3 di coppe, il mago e la stella. Il 7 di coppe, scusate, di pentacoli, 7 di pentacoli, parla del attendere i frutti del proprio lavoro. Quindi probabilmente qui qualcuno ha già fatto un lavoro e ora siete pronti per raccogliere i frutti, per andare oltre, per andare avanti. E in effetti qui abbiamo un 3 di coppe, si parla di festeggiamenti, si parla di celebrazioni, di amicizie, di unioni, di collaborazioni. Il mago parla di nuovi inizi, di quello che si vuole manifestare, di quello che per voi è importante in questo processo, okay? Il mago è un arcano numero 1, quindi parla di un inizio e anche queste 2 carte qui mi fanno pensare a quello che sono i nuovi inizi. Quello che mi vuole dire la stella in questa posizione è che probabilmente c'è una perdita, se vogliamo, di quello che è l'obiettivo. È come se per certi versi qualcuno sì, sta aspettando, si sta celebrando, c'è questa voglia di manifestare qualcosa, però è come se si dovesse un attimino definire meglio quello che è l'obiettivo. Probabilmente proprio per quello che c'è qui la carta della forza, perché normalmente parla di una scelta e qui si parla di definire l'obiettivo. Andiamo avanti, vediamo. Ok, abbiamo un 7 di bastoni e il 7 di bastoni è un'energia comunque solitaria, è un'energia che si difende da quelle che sono le influenze esterne, si difende da quelli che sono i pettegolezzi, magari i condizionamenti, insomma le forzature, si difende in generale ed è una persona, un'energia che porta avanti le proprie idee per conto proprio, con determinazione direi, perché qui abbiamo un cavaliere di spade. Il cavaliere di spade parla proprio di quella che è la determinazione necessaria per raggiungere un obiettivo. È un cavaliere, parte per la guerra e va dritto verso l'obiettivo alla conquista dei nemici. E qui abbiamo un 4 di spade, quindi la fine
della stesa parla di quello che è un periodo di riposo, parla di quello che è un periodo introspettivo, okay, perché il 4 di spade è proprio il ritiro spirituale, o il ritiro fisico, da un punto di vista fisico, quindi per certi versi potrebbe parlare anche di allontanamento, per ricaricare le pile, per rigenerarsi, per ritrovare le forze fondamentalmente, okay? Andiamo a vedere, con i mini tarocchi di che cosa si parla nello specifico. Cerchiamo di spiegarlo un po' meglio. Ok, allora. Spiegatemi il 7 di denari, per piacere, grazie. Quattro di spade, stessa carta con cui termina la stesa. La temperanza al contrario e il 9 di pentacoli al contrario. Qui è come se qualcuno stesse aspettando il momento giusto con questo 7 di denari, in questo momento sia in questa fase di 4 di spade, quindi in questa fase di riposo, di approvvigionamento, mi verrebbe da dire, come se qualcuno stesse preparando le provviste. Mi parlano di provviste in realtà. Okay, è la seconda volta che okay, direi che siete pronti, direi che è proprio quello. Mi parlano di provviste, non so se sono scorte alimentari, non so se sono scorte monetarie, perché comunque qui abbiamo un 9 di pentacoli che è girato al contrario, quindi qui s potrebbe anche far riferimento a quelle che sono, le risorse, diciamo così, a livello pratico, a livello monetario, okay? Avendo la temperanza comunque al contrario, sia il 4 di spade che la temperanza son 2 carte che parlano di guarigione per certi versi, però probabilmente questo è più riferito al distacco, proprio al prendersi un momento di riposo per fare il lavoro di riequilibrio di cui ci parla la temperanza. Vi faccio notare che sia il 7 di denari che la temperanza son 2 carte che parlano di attesa, di aspettare, quindi probabilmente c'è qualcuno qui che è in una fase, di fermo, proprio perché sta in qualche modo rivalutando e rigenerandosi. Andiamo a vedere il 3 di coppe, per piacere, grazie. Allora, abbiamo un fante di bastoni al contrario, un cavaliere di spade e un asso di bastoni. Allora, per qualcuno qui questo, cavaliere di spade potrebbe rappresentare una persona, mh, con la quale magari c'è anche un qualche tipo di incontro a livello intimo, mh. Per altri potrebbe rappresentare quello che è una collaborazione, come vi dicevo già all'inizio. È una collaborazione sì, che può diciamo avere dei paletti, o la relazione potrebbe avere dei paletti. L'altra persona, la controparte, potrebbe anche essere un po' troppo arrogante, se ve la devo dire tutta, o comunque in questa situazione vedo che c'è di mezzo anche una sorta di arroganza, una sorta di imposizione, se ma non è imposizione, non mi viene la parola adatta. È più che determinazione, è aggressività, ecco, forse è la parola giusta. Andiamo a vedere il mago, per piacere, grazie. Abbiamo il sole. Io credo perché guardate, il cavaliere di spade esprime questa energia irruenta, di una persona che va per i fatti suoi, mi verrebbe da dire, e poi dico sì, è un'energia di una persona che va e che viene. Abbiamo anche un fante di bastoni, al contrario, che a me ricorda molto spesso quando è al contrario questa energia un po' egoica, un po' egocentrica, un po' narcisista. E poi avendo anche l'asso di, bastoni e il 3 di coppe, fa riferimento a un qualche tipo di azione o a qualche tipo di incontro proprio intimo con una persona che comunque in realtà,
insomma, è un po' egoista, via. Per altri versi potrebbe far riferimento al fatto, che si desiderano dei bambini. Diamo ancora un'altra carta per il mago? Sì, infatti. Qualcuno sta cercando di manifestare una famiglia. Probabilmente con questa persona, probabilmente con questa... Non lo so come mai questo giro di letture, in molti segni vibrava come una stesa, affettiva più che una stesa generale. Io vi dico quello che mi dicono le carte, poi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà, okay? Comunque qui c'è la voglia di manifestare un qualche nuova idea, qualche nuovo progetto. Potrebbe essere un bambino, potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere non lo so, perché comunque qui c'è qualcuno che sta mettendo via le risorse, diciamo così. Andiamo a vedere la stella, questa perdita dell'obiettivo di cui parlavamo prima. È caduta la carta, la recupero un secondo. Abbiamo il matto, perdita, sì, sì. Qualcuno sento che per certi versi ha perso un po' le speranze. Ehm, Guardate, in realtà qua la carta dice siete pronti, mentre qui è come se avesse un po' perso la speranza, come vi dicevo, la fiducia che questa cosa possa succedere, okay, il fatto di essere riconosciuti, il fatto di essere amati anche, mi verrebbe da dire per qualcuno. Amati non intendo amato a livello fisico, a livello proprio profondo. C'è un 6 di bastoni al contrario, qui manca quello che è un riconoscimento. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, per piacere, grazie. 6 di coppe, il mago un'altra volta, la regina di bastoni al contrario, il 5 di spade, re di bastoni, re e regina sono usciti, 5 di coppe e la forza un'altra volta. Allora, qui c'è qualche storia di vecchia data in ballo, quello che sento io. O potrebbe essere che qualcuno stia cercando di nuovo, è un riferimento ai figli. Abbiamo il mago vicino al 6 di coppe, quindi, qualcuno veramente sta cercando di manifestare questo tipo di realtà. Per altri si parla di manifestare quello che è un sentimento puro, un sentimento, romantico. Potrebbe anche parlarmi di fratelli, per qualcuno si parla di litigi tra fratelli. D'altro canto abbiamo re e regina di bastoni, quindi per qualcuno può risuonare come una lettura di una coppia o di una collaborazione divina, se per voi risuonasse come una stesa di lavoro. Sta di fatto che comunque c'è un 5 di coppe, c'è stata una delusione, c'è un pentimento, di un qualche tipo di conflitto probabilmente che c'è stato, perché abbiamo anche un 5 di denari. Qui io credo che si stia cercando la forza parla di amore, coraggio e scelta affrontate, come se qui si stesse cercando di dare un taglio preciso a quello che è la situazione o la relazione, ma ci siano dei conflitti dove anche voi con questo 7 di bastoni comunque state cercando di tenere fuori, di tenere lontane le forze esterne. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, per piacere, grazie, che era già uscito una volta qui. Abbiamo un 9 di spade e un 7 di spade. Allora, questa energia del cavaliere di spade, come vi dicevo, potrebbe tranquillamente essere la stessa energia, mh, però normalmente il cavaliere di spade esprime un'energia che va e che viene, non è un'energia stabile, e avendo comunque anche il 9 di spade che parla di pensieri e di preoccupazioni e il 7 di spade che parla di
bugie, parla di furti, parla di poca onestà. Sento che questo cavaliere di spade forse non è proprio la persona più trasparente di questo mondo, insomma. Andiamo a vedere il 4 di spade, che è la stessa energia con cui avete iniziato, un'energia di attesa. Guardate che caso, 7 di pentacoli e 4 di spade. 4 di spade. Qui abbiamo l'angelo della temperanza e qui abbiamo il diavolo, quindi un altro angelo caduto, perché il diavolo si dice sia un angelo caduto, va bene. Quindi di nuovo qui c'è qualcuno che è in attesa che l'altro si muova, è in attesa di qualche tipo di movimento, qualche tipo di azione da parte dell'altra persona. Se fosse per esempio una stesa di lavoro, potrebbe essere che state aspettando che un'altra impresa, un cliente o comunque qualcun altro esterno a voi che vi dica qualche cosa per muovervi, per fare quella scelta di cui parla la forza. La forza parla anche del coraggio di affrontare una scelta, ad un certo punto. Qui avete il 9 di pentacoli al contrario e parla di quello che è l'amore che vi manca, l'amore che non vi state dando, perché è amor proprio, ok? Quindi si parla di ricchezza personale, dell'amore che io do a me stesso. Comunque, l'energia finale di questa stesa è che finisce per certi versi l'attesa, ok? Perché la carta del 7 di pentacoli qua è girato al contrario. Quindi per certi versi si va verso quello che è la guarigione, di cui ci parla il 4 di spade, si va verso quello che è l'aver ricaricato le pile ed aver sciolto, se vogliamo, quello che era un po' la tossicità legata a questo momento, io sento, perché qui con il 9 di spade i pensieri si iniziano a lasciare indietro, si inizia, diciamo così, probabilmente per qualcuno parla del ricordo di una persona, per altri, datemi ancora una carta per il cavaliere di spade, perché qui sento che la cosa necessaria è lasciare indietro questa energia. No, queste forse sono un po' troppe. Una sola per piacere. Ok, 2. Abbiamo il 10 di spade che parla di nuovo di fine di ciclo e il 6 di spade. Qualcuno si deve allontanare da questa sofferenza, da questa zona della lettura, secondo me. Ok? Perché, ripeto, credenze limitanti, e comunque il 10 di spade parla di una sofferenza interiore, di un qualche tipo di tradimento. Ok, andiamo a vedere con Osho, conscio e inconscio. Io intanto ne approfitto per ringraziare tutte le persone che mi stanno sostenendo con i loro like, con i commenti, le condivisioni e le iscrizioni. E se non siete ancora iscritto, questo è il momento giusto di farlo. Ok. Abbiamo 4 carte. Compromesso. 6 di pentacoli. Il sogno. 6 di coppe. Il 4, scusatemi, la miseria, il 4 di denari e essere ordinari, l'8 di denari. Wow! Quanti denari! Allora, per certi versi sento che è come se qualcuno qui credesse o pensasse o fosse convinto che per riuscire ad ottenere questo sogno di cui si parla nel 6 di coppe che avevate già qui, bisogna scendere a compromessi. Quel disequilibrio che vediamo qui con la temperanza al contrario. In realtà il sogno che voi pensate essere un sogno, qui lo sento come a un attaccamento.
La miseria, il 4 di denari, parla di attaccamento alle cose materiali. L'8 di denari è una carta anch'essa di denari. C'è qualche cosa qui a livello pratico, a livello concreto, a livello di quotidianità che vi tiene legati in questa situazione e non vi permette comunque di fare quel tipo di scelta. Io però vi dico, avete un diavolo a fine lettura e un 7 di denari al contrario che parla di fine di attesa. Qui avete la carta del pronti e della sincronicità, quindi tenetevi pronti perché arriva il momento in cui dovete effettuare questa scelta. Questa fine dell'attesa arriva. Bene, andiamo a vedere con questi oracoli dei guerrieri di luce che altro consiglio vi vogliono dare. Ah, fiamma blu. Connettati, collegati con la fiamma blu, che è la luce del puro amore dentro di te. Si dice che l'anima abbia questo colore blu acceso, blu così, forse un po' più acceso, però è un blu molto acceso, un blu brillante, lo chiamano blu reale o blu Savoia, mi sembra. È un blu brillante. Cari amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.